Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo bellissimo ed elegantissimo scialle studiato apposta per le occasioni un po' più eleganti. L'ho lavorato con questo filato che appunto è una fettuccia lucida con un filo dorato dentro. Non è molto grosso, quindi dà questo aspetto molto raffinato. E senza aggiungere altro, vi lascio al video. Per questo progetto userò il filato Ronny della Tessiland, che è una fettuccina bellissima che io ho scelto in questo raffinatissimo colore cipria, con inserito il filo d'oro in lamé. Non so se si riesce a vedere dall'inquadratura. È veramente delicatissimo e raffinatissimo. La fettuccina è bella lucida e il tocco di luminosità in più glielo dà il filo dorato e si presenta in rocche da 250 grammi e questi 250 grammi equivalgono a 1620 metri circa di prodotto, quindi una resa tanto alta. Userò un uncinetto numero 3, dopodiché avremo bisogno di 1 metro da sarta per misurare la larghezza della nostra catenella. Iniziamo il nostro scialle facendo il nodino iniziale e 5 catenelle che poi chiuderemo a cerchio. Fatte le 5 catenelle entro nella prima e faccio un punto bassissimo. Dopodiché salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto. Rientro nel cerchio e faccio altri 2 punti alti per un totale di 3. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nel cerchio e faccio un altro gruppo di 3 punti alti. Aggiungo un'altra catenella di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nell'anello e faccio ancora 3 punti alti. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto e farò un quarto gruppo di 3 punti alti. Fatto il quarto gruppo di punti alti, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a chiudermi con un punto altissimo nella terza catenella partendo dal basso delle prime 3 catenelle che vanno a sostituire il nostro primo punto alto. Una volta chiuso il nostro giro in questa maniera, saliamo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto e giro il lavoro, vado nell'archetto formato da una catenella tra i 3 gruppi di punti alti. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato da una catenella tra i gruppi di 3 punti alti e faccio 3 punti alti, una catenella e altri 3 punti alti nello stesso archetto di base. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto successivo e ripeto l'operazione: 3 punti alti,
una catenella e altri 3 punti alti nello stesso archetto di base. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto dopo e ripeto 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti nello stesso archetto. Dopodiché prendo 2 volte il filo sull'uncinetto e mi sposto nell'archetto formato dal punto altissimo. Entro proprio qui e faccio un punto altissimo. E così inizia a formarsi il triangolo del nostro scialle. Ora riparto con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato da una catenella e faccio 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Lo scialle inizierà sempre con 3 catenelle, 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. La punta sarà sempre formata da 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti e finirà sempre con 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti e andremo a chiudere con un punto altissimo. Questa sarà una costante che ci seguirà per tutto lo scialle. Quindi una volta fatto il mio inizio, quindi 3 catenelle, 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti, dopodiché aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato da una catenella e faccio un punto alto, 4 catenelle di separazione, rientro nello stesso archetto di base e faccio un altro punto alto, una catenella di separazione, vado a fare la punta. La punta entrerò nella catenella con 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto formato da una catenella e faccio un punto alto, 4 catenelle e un altro punto alto nello stesso archetto. Dopodiché andrò a finire il giro, quindi entro nella catenella, quella tra i gruppi di 3 punti alti, e ripeto i 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Due volte filo sull'uncinetto, entro nello spazio tra le 3 catenelle, tra i 3 punti alti e le 3 catenelle, entro proprio qui e faccio un punto altissimo. Dopodiché risalgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a fare la costante che faremo in tutti i giri, quindi 3 punti alti,
una catenella e 3 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto dove ho fatto le 4 catenelle e andrò a fare 9 punti alti, quindi entro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fatti 9 punti alti, aggiungo una catenella di separazione e vado a lavorare la punta. Quindi entro proprio qui al centro e faccio 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto e lavoro i 9 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione e vado a lavorare la fine del giro, quindi entro tra i gruppi di 3 punti alti e lavoro 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Due volte filo sull'uncinetto e entro dopo i 3 punti alti, tra i 3 punti alti e le 3 catenelle, entro qui dentro e faccio il mio punto altissimo. Passiamo al giro numero 5, quindi faccio l'inizio, risalgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, nel frattempo ho girato il lavoro e entro al centro dei gruppi di 3 punti alti e ripeto l'operazione. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel primo punto alto disponibile del gruppo di 9, lavoro un punto alto, aggiungo una catenella, entro nel punto successivo e faccio un punto alto, aggiungo una catenella, entro nel punto dopo, punto alto, catenella. Praticamente lavoreremo tutti i 9 punti alti separati da una catenella.
Lavorati tutti i punti, faccio una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare la punta. Aggiungo una catenella di separazione e ripeto l'operazione dall'altra parte, quindi lavoro tutti i 9 punti alti, tra un punto e l'altro farò una catenella di separazione. Finito il gruppo di 9 punti con la catenella in mezzo, aggiungo una catenella e vado a fare il fine giro, quindi 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Due volte filo sull'uncinetto e vado tra il gruppo di 3 e le 3 catenelle con un punto altissimo. Ed ora passiamo al giro numero 6. Riparto con il solito, quindi 3 catenelle, giro il lavoro, vado qui in mezzo, 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado nel primo punto disponibile, primo punto alto, quindi salto questi 3, salto la catenella, entro qua, faccio un punto alto, aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto la catenella, il punto alto, un'altra catenella, entro nel secondo punto alto disponibile con un punto alto. Di nuovo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto la catenella, il punto alto, la catenella, entro nel secondo punto alto. Tre catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel secondo punto alto utile, aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare l'ultimo punto alto con un punto alto, l'ultimo del gruppo di 9. Dopodiché aggiungo la catenella e vado a lavorare la punta. Aggiungo una catenella di separazione e ripeto l'operazione precedente, quindi vado nel primo punto alto utile, saltando tutti questi, aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel secondo punto alto che ho a disposizione e di nuovo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto questi punti, entro nel secondo punto alto, tre catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel secondo punto alto disponibile,
Di nuovo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto alto utile del gruppo di 9, faccio un punto alto, catenella, vado a lavorare il fine giro. Man mano che saliamo inizia a prendere forma, quindi queste righe si svilupperanno per tutta la larghezza e questo si svilupperà per tutta la lunghezza. E in mezzo ci saranno questi motivi fantasia, ma per farlo crescere dovremo mettere degli aumenti. Gli aumenti si faranno in questa maniera. L'aumento è questo, quindi punto alto con in mezzo 4 catenelle che faremo all'inizio, subito dopo i punti iniziali. Ne faremo uno subito prima della punta, uno subito dopo della punta e uno subito prima del fine giro. Andiamo a vedere come. Allora, riparto come ripartiremo per tutto lo scialle, quindi 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a farmi i miei gruppi di 3 punti alti separati da una catenella. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella catenella tra i 3 punti alti e il punto alto e faccio il mio aumento, quindi un punto alto, 4 catenelle e un punto alto nello stesso archetto di base. Dopodiché mi sposto nell'archetto successivo, quello formato dalle 3 catenelle, e faccio un punto basso. Aggiungo 3 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo e faccio un punto basso. Faccio ancora 3 catenelle, mi sposto nell'archetto dopo e faccio un altro punto basso. Ancora 3 catenelle, mi sposto nell'ultimo archetto formato dalle 3 catenelle del giro sottostante e faccio un punto basso. Dovremmo avere un totale di 3 archetti. Quindi filo sull'uncinetto, entro in questa catenella e faccio il mio aumento. Un punto alto, 4 catenelle e un altro punto alto nello stesso archetto di base, una catenella di separazione e vado a lavorare la punta. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare l'aumento. Quindi entro in questa catenella qui con un punto alto, 4 catenelle e un altro punto alto. Dopodiché mi sposto nell'archetto successivo, quello formato dalle 3 catenelle, faccio un punto basso, faccio 3 catenelle e entro nell'archetto dopo con un punto basso, di nuovo 3 catenelle e entro nell'archetto successivo con un punto basso, 3 catenelle e entro nell'ultimo archetto con un punto basso. Dopodiché siamo in questa situazione, andremo a fare l'ultimo aumento, quindi punto alto, 4 catenelle e punto alto. Aggiungo una catenella di separazione e vado a fare la fine.
Riprendiamo con 3 catenelle e vado a fare l'inizio giro. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado nell'aumento. Nell'aumento lavorerò 9 punti alti. Fatto il mio nono punto alto, mi sposto nell'archetto formato dalle 3 catenelle che ho subito dopo, con un punto basso. Faccio ancora 3 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso. Di nuovo aggiungo 3 catenelle, mi sposto nell'archetto dopo con un altro punto basso, per un totale di 2 archetti. Filo sull'uncinetto, vado direttamente nell'aumento e lavoro 9 punti alti. Lavorati i 9 punti alti, filo sull'uncinetto, vado a lavorare la punta. Dopo aver lavorato la punta, continueremo l'altra parte dello scialle lavorando allo stesso modo, in maniera speculare, quindi lo stesso lavoro che abbiamo fatto di qua lo riportiamo di là. Una volta fatto il giro che riempie i nostri aumenti, ripartiamo al solito modo. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a fare i 9 punti alti separati da una catenella. Quindi lavoreremo un punto alto su ogni punto alto disponibile, però tra un punto e l'altro faremo una catenella. Lavorati i 9 punti alti separati da una catenella, entro direttamente nel primo archetto che trovo subito dopo con un punto basso, aggiungo 3 catenelle, entro nell'archetto successivo con un punto basso. Dopodiché filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto disponibile, attenzione qui ci si confonde facilmente, questo è il punto basso e questo è il punto alto. Entro nel primo punto alto disponibile e ripeto l'operazione, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella. E via via fino a completare i 9 punti alti. Finiti i 9 punti alti separati da una catenella andrò a lavorare la punta, quindi aggiungo una catenella di separazione e vado a lavorare la punta. Lavorata la punta, aggiungo la catenella di separazione e vado a ripetere l'operazione che ho fatto dall'altra parte dello scialle. Quindi lavoro i 9 punti alti separati da una catenella, due archetti in mezzo tra un motivo e l'altro
e di nuovo i 9 punti alti, poi andrò a finire con la chiusura che ci accompagna per tutto lo scialle. Finito anche questo giro, riparto con le 3 catenelle, giro il lavoro e vado a fare i soliti 3 punti alti, catenella e punti alti. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel primo punto alto utile, quello dopo appunto il gruppetto di 3 punti alti e la catenella, e riparto con punto alto, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto questo punto alto, salto archetto, punto alto, archetto, entro nel punto alto dopo, cioè il secondo punto alto utile con un punto alto, 3 catenelle, entro nel secondo punto alto disponibile con un punto alto, aggiungo 3 catenelle di separazione, vado a ripetere il punto alto nel secondo punto alto disponibile, 3 catenelle, vado a lavorare l'ultimo punto alto con un punto alto. Fatto il mio ultimo punto alto, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel primo punto alto disponibile, quindi salto l'archetto e 2 punti bassi, entro nel primo punto alto utile e ripeto l'operazione punto alto, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel secondo punto alto disponibile con un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel secondo punto alto utile con un altro punto alto, aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel secondo punto alto disponibile con un punto alto, filo sull'uncinetto ed entro nell'ultimo punto alto del gruppo di 9 punti alti separati dalla catenella e faccio un punto alto. Dopodiché vado a lavorare la punta, prima aggiungo una catenella di separazione, poi lavoro la punta, ripeto la catenella di separazione, dopodiché vado a ripetere l'operazione che abbiamo fatto da questo lato, la riportiamo da questa parte. Finito anche questo giro, iniziamo con le solite 3 catenelle, dopo ci spostiamo nell'archetto formato da una catenella tra i gruppi di 3 punti alti del giro sottostante, facciamo 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Catenella di separazione e andiamo a fare il giro di preparazione che sarà anche quello degli aumenti. Quindi ci inseriamo nell'archetto formato da una catenella e facciamo il nostro aumento, quindi punto alto, 4 catenelle e punto alto. Mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso, 3 catenelle, mi sposto nell'archetto dopo con un punto basso, 3 catenelle, mi sposto con un punto basso, 3 catenelle, entro nell'archetto dopo, cioè l'ultimo, con un punto basso. Filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto formato da una catenella con un punto alto, 4 catenelle e un punto alto. Dopodiché mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso, 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle e l'ultimo 3 catenelle,
e un punto basso. Qui ho l'archetto formato da una catenella, farò il mio aumento, punto alto, 4 catenelle, punto alto, catenella, dopodiché vado a lavorare la punta, poi mi sposto nell'archetto successivo, faccio l'aumento, qui lavoro gli archetti di 3 catenelle, qui ho una catenella e faccio l'aumento, qui farò gli archetti di 3 catenelle, qui ho una catenella, inserisco l'aumento e dopo andrò a finire con i soliti 3 punti alti, catenella, 3 punti alti, punto altissimo. Adesso ripartiamo da 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a fare i 3 punti alti, catenella e 3 punti alti, una catenella di separazione, mi sposto nell'archetto di 4 catenelle, vado a fare 9 punti alti, mi sposto che ho nell'archetto subito dopo con un punto basso, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo con un altro punto basso, faccio 3 catenelle, vado nell'archetto dopo con un altro punto basso, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto da 4 catenelle e vado a fare i 9 punti alti. Procediamo così per tutto il giro. Ho finito anche questo giro, ora ripartiamo con le 3 catenelle e la partenza. Filo sull'uncinetto, vado a farmi l'inizio. Una catenella di separazione e vado a lavorare i 9 punti alti separati da una catenella. Praticamente il lavoro andrà sempre a ripetersi in questa maniera. Partiremo sempre con 3 catenelle, 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti e una catenella. La punta sarà divisa dal resto del lavoro con una catenella di separazione, dopodiché si entrerà nella punta e si faranno 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti. Si aggiungerà una catenella di separazione, questo tutti i giri. Dopodiché proseguiremo con la riga che stiamo facendo in quel momento e prima di arrivare alla fine, alla chiusura del giro, aggiungiamo una catenella di separazione, dopodiché lavoreremo i 3 punti alti, catenella, 3 punti alti e punto altissimo per andare a chiudere il giro. Praticamente questa è la costante che troveremo in tutti i giri. Dopodiché in mezzo dovremo lavorare il motivo e nel motivo dobbiamo ricordarci di inserire gli aumenti. Cioè quando iniziamo, dopo che abbiamo fatto il giro di punti alti 3 catenelle, punti alti 3 catenelle, nel giro successivo dove abbiamo una catenella di separazione, lì andrà fatto l'aumento. Ho lavorato anche la riga con le punto alto 3 catenelle,
Arrivati a questo punto ripartiamo come al solito, dobbiamo ricordarci che dove c'è una catenella dovremmo lavorare un punto alto, 4 catenelle e un punto alto. Dopodiché lavoreremo i 3 archetti da 3 catenelle, qui troviamo lo spazio di una catenella, punto alto, 4 catenelle, punto alto e via via. Arriviamo alla punta e qui dove c'è una catenella lavoreremo lo stesso punto alto, 4 catenelle, punto alto, la punta e ripartiamo rifacendo la stessa operazione. Dopodiché torniamo indietro e tutto si ripete partendo dalla seconda riga di ogni motivo, cioè i 9 punti alti, gli archetti e via via dicendo. Lo scialle praticamente si costruisce per tutta la sua larghezza in questa maniera. Sono arrivata alla conclusione dello scialle. Ho lavorato in tutto 19 motivi. Adesso sono al 20°. Al 20° motivo però mi fermo qui, dove faremo i 9 punti alti separati da una catenella. Quindi vado a riprendere il lavoro che mi sia disfatto l'ultimo punto. Salgo con le solite 3 catenelle e il primo gruppo di punti lo lascio invariato, quindi entro nell'archetto formato da una catenella e lavoro i soliti 3 punti alti, una catenella di separazione e 3 punti alti. La catenella di separazione la lascio, quindi la faccio, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto, lavoro un punto alto, entro nella catenella e lavoro un punto alto. Praticamente lavorerò un punto alto per ogni punto disponibile praticamente lavorerò un punto alto per ogni punto disponibile del ventaglietto di punti alti separati da una catenella. Quindi qui ho il punto alto, entro nel punto alto, una catenella, entro nella catenella, punto alto, catenella, punto alto. Ho lavorato l'ultimo punto alto del gruppo, quindi qui vado a cercare l'archetto, quello formato dalle 3 catenelle, e faccio un punto basso. Dopodiché riprendo l'uncinetto, vado nel mio primo punto alto e faccio un punto alto, entro nella catenella, nell'archetto formato dalla catenella faccio un punto alto, punto alto, punto alto,
Ho ripassato tutto il mio ventaglietto di punti alti, ora vado nell'archettino formato dalle 3 catenelle e faccio un punto basso, dopodiché riparto, filo sull'uncinetto e vado a fare i punti alti, lavoro tutto il lato e quando arriverò alla punta, arrivato a questo punto, farò la catenella senza fare il punto basso e andrò a ripetere il gruppo di 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti, catenella e riprendo il lavoro come l'ho iniziato da qui fino ad arrivare alla fine dove faremo la stessa operazione, quindi lavorato l'ultimo punto alto faremo una catenella, il gruppetto di 3 punti alti, catenella, 3 punti alti, doppio punto alto e andremo a chiudere il nostro lavoro. Ho finito anche l'ultimo giro, ho nascosto i fili, quindi lo scialle è finito. Vi do 2 numeri, è un abbondante 180, direi anche tendente a 185 per 85. È veramente uno scialle molto grande. Per quel che riguarda il consumo del filato è veramente leggerissimo. Da questa rocca di 250 grammi ho avanzato ancora tutto questo. E niente, detto questo, andiamo a vedere lo scialle sul manichino. Ed ecco lo scialle finito. È un pochino impegnativo, però veramente l'effetto è molto molto bello, molto elegante e molto prezioso. Spero che piaccia a voi tanto quanto piace a me. E con questo il video è finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina che vi darà le notifiche su tutti i video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettetevi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere il mio canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.